Dopo tanti anni. Ero tornato in città dopo tanto tempo, e mi era venuta voglia di rivederti. Quando mi avevi scritto, non ci potevo credere. Erano passati così tanti anni. Avevamo vissuto tante cose insieme, e mi ero chiesto spesso che fine avessi fatto. Anch'io ti avevo cercato, ma non ti avevo trovato da nessuna parte. Avevo cambiato numero e mi ero trasferito all'estero poco dopo la laurea. Io invece ero rimasta qui. Avevo iniziato a lavorare in una scuola, poi avevo cambiato lavoro. Avevo sentito che lavoravi in editoria. Te lo avevano detto i nostri amici comuni? Sì, qualcuno me lo aveva accennato. Ma tu dove eri andato a vivere? Mi ero spostato prima a Berlino. Poi avevo vissuto 2 anni a Madrid. Non lo sapevo, io ero andata solo una volta in Spagna, ma mi era piaciuta moltissimo. Avevo pensato spesso di scriverti, ma non avevo trovato il coraggio. Io invece avevo sperato che tu lo facessi. Ma ormai mi ero convinta che non ti ricordassi più di me. Avevo conservato una tua foto nel cassetto. Ogni tanto l'avevo guardata, chiedendomi come fosse cambiata la tua vita. Che dolce, anche io avevo tenuto un tuo libro, quello che mi avevi regalato per il compleanno. Te l'avevo scelto con cura. E ci avevo scritto anche una dedica. Sì, l'ho letta tante volte. Mi aveva fatto sorridere ogni volta. Mi ero chiesto come sarebbe stato rivederti, ma ieri mi eri sembrata esattamente la stessa. Anche tu mi eri sembrato identico. Solo con un po' più di barba. Avevo smesso di tagliarla in pandemia, e da allora non l'avevo più curata. Beh, ti sta bene. Ma dimmi, avevi pensato di tornare definitivamente? Ci avevo pensato, ma alla fine avevo deciso di restare fuori ancora un po'. Peccato, se tu fossi rimasto, magari ci saremmo rivisti prima. Ci eravamo persi di vista. Ero passato davanti alla vecchia biblioteca ieri, e mi era venuto in mente quel progetto che avevamo fatto insieme. Davvero? Non ci posso credere, io proprio ieri avevo trovato alcune vecchie foto di quel periodo. Avevamo passato giornate intere lì dentro. Non mi sembrava possibile che fossero già passati 10 anni. Sì, il tempo vola. Quando ci siamo laureati, io avevo pensato di andare all'estero, ma alla fine ero rimasta qui. Avevo sentito che lavoravi in una casa editrice. Ti eri trovata bene? All'inizio sì, mi ero ambientata subito, ma poi l'ambiente era diventato stressante e avevo deciso di cambiare. Io avevo provato a lavorare in azienda, ma non mi ero mai sentito davvero a mio agio. Lo capisco, anche io avevo cercato qualcosa che mi motivasse di più, ma per anni non l'avevo trovato. Avevo pensato anche di cambiare completamente campo. Mi ero iscritto a un corso di fotografia. Che bello,
Io invece avevo ripreso a scrivere nel tempo libero. Mi ero resa conto che mi mancava. Avevo letto qualcosa sul tuo blog, ma non ero sicuro che fossi tu. Avevi parlato di una vacanza in Grecia, vero? Sì, quella vacanza mi aveva ispirato tantissimo. Avevo scritto ogni sera sotto le stelle. Avevo fatto anch'io un viaggio simile anni fa, ma non avevo avuto il coraggio di partire da solo. Io invece avevo deciso di farlo dopo una brutta esperienza in ufficio. Mi ero licenziata e avevo prenotato il volo la settimana dopo. Ti eri presa una bella rivincita, allora. Se avessi saputo tutto questo, ti avrei scritto prima. Anche io avevo pensato spesso a te. Ma credevo che tu ti fossi trasferito definitivamente all'estero. Me ne ero andato per qualche anno, ma poi ero tornato per stare vicino ai miei genitori. Capisco, anche io mi ero riavvicinata alla mia famiglia dopo anni di distanza. Mi aveva fatto piacere rivederti. Non mi ero reso conto di quanto mi mancassero queste conversazioni. Anche a me, è bello sapere che, nonostante tutto, avevamo conservato un bel ricordo l'uno dell'altra. Ti ricordi quando ci eravamo conosciuti? Mi ero ricordato oggi che proprio in questo periodo ci eravamo conosciuti per la prima volta. Sì, era stato durante l'intervallo, nel cortile della scuola. Tu mi avevi chiesto l'ora, ricordi? Non avevo saputo cosa dire. Mi eri sembrata così sicura di te. Eppure io avevo pensato che tu fossi timido ma dolce. Mi avevi sorriso subito. Ti avevo notata già qualche giorno prima, ma non avevo trovato il coraggio di parlarti. Io invece avevo chiesto a Marta come ti chiamavi. Mi ero già interessata a te. Mi ero accorto che ti sedevi sempre vicino alla finestra, e avevo scelto apposta un banco più vicino. Ah, allora non ero stata l'unica a fare mosse strategiche. Mi ero inventata una scusa per farmi prestare una penna da te. Avevo pensato che fossi davvero originale. Nessuno mi aveva mai chiesto una penna con tanta eleganza. Mi ero allenata davanti allo specchio. No, scherzo, ma davvero avevi capito che era una scusa? Certo, ma mi aveva fatto piacere. Dopo quel giorno avevamo iniziato a parlare ogni mattina. E a studiare insieme. Mi ero sentita subito a mio agio con te. Avevamo trascorso pomeriggi interi sui libri, ma io avevo solo guardato te. Io invece avevo cercato di concentrarmi, ma mi ero resa conto che mi stavo innamorando. Non avevo mai immaginato che una compagna di classe sarebbe diventata così importante per me. Quando poi ci eravamo messi insieme, mi ero detta che era la cosa più bella successa in quegli anni. Mi ero sentito lo studente più fortunato del mondo. E pensare che tutto era iniziato con una semplice domanda sull'ora. Aveva cambiato tutto.
Quel momento non l'ho mai dimenticato. Nemmeno io. È bello sapere che avevamo già capito qualcosa di speciale, anche se eravamo solo dei ragazzi. Ti ricordi il nostro viaggio di nozze? Avevo trovato ieri quell'album del viaggio di nozze. Quante emozioni. Davvero? Non ci credo. Io proprio la settimana scorsa avevo rivisto alcune foto sul telefono. Mi ero completamente dimenticato di quanto ci eravamo divertiti in Grecia. Sì, soprattutto quell'escursione sull'isola. Non avevamo mai fatto niente di così avventuroso prima. Avevo pensato che ci saremmo stancati, ma invece ci eravamo goduti ogni momento. E quella barca che avevamo preso per raggiungere la spiaggia segreta? Sembrava una scena da film. Avevamo portato solo lo zaino con l'asciugamano e 2 panini. E ci era bastato. Perché avevamo già deciso di stare leggeri. E infatti avevamo passato la giornata più bella della vacanza. Mi ero accorto che ti brillavano gli occhi mentre guardavi il mare. E tu mi avevi preso la mano senza dire una parola. Era stato uno dei momenti più romantici. Avevo pensato che nulla potesse andare storto, in quel momento. Poi aveva iniziato a piovere, e ci eravamo rifugiati sotto quella barca rovesciata. Ci eravamo messi a ridere come 2 ragazzini. Nessuno ci aveva visti per ore. E quando avevamo trovato la strada del ritorno, avevamo già deciso che ci saremmo tornati. Avevo segnato quel posto su una mappa. Non so se lo avrei ritrovato, però. Io credo di sì. Perché tu avevi scattato una foto a quel cartello di legno vicino agli scogli? Mi ero dimenticato. Hai ragione, quella foto aveva salvato la posizione. E pensa che alla fine della vacanza avevamo comprato 2 braccialetti uguali, ricordi? Li avevamo scelti tra 1000, ma solo quelli ci erano sembrati perfetti. Li ho ancora nel cassetto. Quando li guardo, penso a quanto ci eravamo sentiti felici e liberi. Avevo capito allora che con te ogni viaggio sarebbe diventato casa. E io avevo capito che non mi sarei mai stancata di vivere il mondo con te. Quando facevo il militare. Ero andato a sistemare delle vecchie foto e avevo trovato quelle del militare. Davvero? Non le avevo mai viste. Com'era stata quell'esperienza? Quando mi avevano chiamato, io non avevo mai lasciato il mio paese. Ero partito con la valigia e tanta paura. E dove ti avevano mandato? A Napoli. Non c'ero mai stato prima e mi ero sentito spaesato per giorni. Avevi 18 anni, vero? Sì, avevo appena compiuto 18 anni quando mi avevano assegnato al reparto trasmissioni. Che cosa facevi esattamente? Avevo imparato a usare la radio militare e avevo trasmesso messaggi in codice. All'inizio non avevo capito nulla. Ci credo, dovevi imparare tutto in fretta. Infatti,
I superiori mi avevano fatto esercitare giorno e notte finché non avevo raggiunto una certa sicurezza. E i compagni? Ti eri trovato bene con loro? All'inizio no, ma poi avevamo stretto amicizia. Uno in particolare, Gino, mi aveva aiutato molto. Ti sei tenuto in contatto con lui? Per un po' sì, dopo che ci eravamo congedati, ci eravamo scritti qualche lettera. E poi? Poi la vita ci aveva portato lontano. Lui si era trasferito in Argentina. Eri mai stato in missione? No, ma ci avevano fatto fare molte esercitazioni. Una volta avevamo camminato per 12 ore senza sosta. Pazzesco, non mi ero immaginato che fosse così dura. Avevo pensato di mollare, ma poi mi ero detto che dovevo resistere. E i tuoi genitori? Come avevano preso la tua partenza? All'inizio erano stati molto preoccupati. Mia madre mi aveva preparato una scatola con lettere e fotografie. Che tenera, e tu le avevi lette ogni tanto? Sì, ogni sera prima di dormire. Quelle parole mi avevano dato forza. Sai nonno, non avevo mai saputo tutti questi dettagli. È bello ascoltarti. E io sono felice che tu abbia voluto sapere. Perché quei momenti mi avevano fatto diventare un uomo. Per supportare il canale metti mi piace, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche.